Oggi volevo parlarvi di un argomento particolare che io definirei pseudonarcisismo. Allora, da cosa nasce questo termine e questa mia idea? Dal fatto che in realtà io vengo contattato da diverse persone riguardo alla problematica del narcisismo e spesso queste persone tendono a definire i partner che hanno avuto o quelli con i quali hanno dei problemi narcisisti. Questo per vari motivi, prima di tutto perché in effetti c'è una sovrainformazione in rete riguardo a questo argomento e in realtà perché a monte di alcuni partner, di alcune persone che realmente hanno questo disturbo di personalità, ci sono alcune persone che in realtà non soddisfano i criteri diagnostici. Allora, qual è questa differenza? Di che cosa sto parlando? Ma in realtà molte persone si trovano a giudicare narcisista il partner semplicemente perché questo partner non ha questo disturbo, ma perché è disinnamorato, non è più innamorato. Allora, il comportamento che può avere una persona, donna o uomo, quando smette di innamorarsi, simula involontariamente, può essere confuso, per chi non ha un occhio clinico, con un comportamento narcisistico, in quanto si può avere un certo grado di chiaramente di distacco, di disamore, di scarsa affettività che può essere fraintesa con una scarsa empatia, ma in realtà non è un'empatia diffusa come può essere quella del narcisista, ma è un'empatia sfortunatamente mirata alla persona vittima ormai di questo amore finito, tradimento, bugie e tutta una pletora di condizioni, di situazioni che possono essere confuse. Allora, come fare a distinguere il vero narcisismo da questo pseudonarcisismo? Che spesso, anche per una questione forse in qualche modo nostra, narcisistica, non accettiamo la motivazione più semplice, che è questa persona non è più innamorata di noi, non ci vuole più, ma invece cerchiamo di trovare nell'altro una causa, una motivazione patologica per poter avere delle ragioni molto più complesse per giustificare l'abbandono che stiamo subendo. Allora, tenete conto di una cosa, come ho già detto in qualche altro video, il sintomo patognomico del narcisismo, cioè il sintomo che per definizione dà, come dire, una diagnosi di narcisismo, è l'incapacità di amare, ma non di amare voi, nel senso, ma di amare in generale, di amare un narcisista, è una persona che sostanzialmente è incapace di innamorarsi, non ha mai amato nessuno. Per cui se il vostro partner ha una storia affettiva precedente alla vostra, ricca, gradevole, e invece di voi, con voi non si riesce a innamorare, poco empatico, eccetera, questo già può fare iniziare a pensare che questa persona non sia narcisista, semplicemente abbia smesso di amare voi. Per cui incapacità di amare è una cosa che distingue. Poi il fattore rabbia, una persona che cioè la rabbia narcisistica, una persona che smette di amarci, è una persona che può avere degli atteggiamenti di distacco anche rabbioso, insofferente. La differenza è che la rabbia narcisistica è una rabbia molto più feroce e soprattutto molto più svalutante. È una rabbia che tende a schiacciare l'altra persona, a svalutarla, a umiliarla. La rabbia di una persona che ha smesso di amarci è una rabbia che può essere una rabbia da disinteresse, da distacco, da non voglia di frequentarci, non voglia di fare cose insieme a noi. La rabbia narcisistica è una rabbia che invece è sempre proiettiva, c'è sempre una proiezione, è sempre paranoidea in qualche modo, cioè ci butta addosso una serie di vissuti fortemente sgradevoli che ci fanno sentire male. Poi c'è il fattore empatico, dell'empatia, ma anche qui non un'empatia solamente legata a noi. Il narcisista è una persona che ha un deficit empatico pervasivo. Quindi una persona che, sa commuoversi con un film, sa commuoversi con un romanzo, con gli animali, con i bambini, eccetera, però nei nostri confronti si mostra fredda e a noi pare non empatica, no, in realtà è non empatica con noi, perché evidentemente non va d'accordo con noi. In sintesi, naturalmente, la cosa è naturalmente più complessa di così, senza voler tirare l'acqua al mio mulino, non è che dovete venire da me, però se siete nel dubbio se avete il desiderio di capire che cosa state vivendo, una relazione che state vivendo, sappiate che naturalmente l'occhio clinico è insostituibile.
Non sostituitevi a un clinico nel voler fare diagnosi a una persona, la quale peraltro potrebbe giustamente essere anche molto infastidita. Ciò che sfugge spesso alle persone che mi consultano è che tanto più il partner è realmente narcisista, quanto più implicitamente la persona ammette una propria fragilità. Per cui non bramate così tanto di vedere la patologia nell'altra persona, perché in qualche modo di riflesso potrebbe implicare una situazione di disagio e di sofferenza in voi. Più state a lungo con una persona patologica, più di fatto evidentemente in voi c'è una fragilità che dovrete indagare, eccetera. Spero di aver chiarito a grandi linee la differenza fra narcisismo e pseudonarcisismo. In tutti i casi rifatevi a un professionista qualificato nel caso voleste indagare questa dimensione. Io vi saluto e al prossimo video. Tra l'altro non ho ancora spento, aspetta che voglio registrare le tartarughe. Ok, senti, per me va bene, al massimo la rivedo e la rifaccio. Va bene, ma va bene anche quello che hai detto, nel senso anche se improvvisavi. Ci stava bene. dentro lo scorrevole. Sì, no, ci stava, va bene. Solo prima ti guardavo e l'avrei fatto magari